Amici e amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, benvenuti, ben risentiti. Come ogni settimana una piccola pillola del nostro podcast e del vostro podcast preferito che racconta la vita degli expat italiani all'estero, ma anche di quelli che dall'estero si trasferiscono in Italia. Con me sì, io sono Brocchi. Ovviamente vi ricordo come sempre di iscrivervi ai nostri canali, in particolar modo ai podcast e al nostro canale YouTube, e di cliccare su tutti i like possibili e immaginabili. Con me, come sempre, come tutte le settimane, i miei due compagni di viaggio, che questa settimana sono l'Aquila di Gonchio e la Pantera di Goro. Chi? Vabbè. No, la Pantera di Goro l'ho capito, non ho capito il primo chi è. L'Aquila di Ligonchio. No, questa mi manca. La Pantera di Goro so chi è, ma l'Aquila di Ligonchio non lo so. Non sono così pop. È quello che ha tutte quelle strisce che Iva Zanicchi era l'Aquila di Ligonchio. Iva Zanicchi addirittura. Vabbè, e Milva. Tra le due non so chi scegliere, ti giuro, cioè sono veramente a bocca aperta. Madonna mia. Vabbè, sono Milva. Buonasera. Ecco, adesso mi vado a tingere un attimo i capelli di rosso. Ecco, fai la Pantera. Allora, Piero è quello che ha parlato per secondo, sono sicuro, io sono Emiliano, ciao a tutti, benvenuti a questa preview di Una Vita da Lontano. Io so che Piero si era preparato una cosa da dire oggi, giusto? Ma volevo, senza retorica e senza troppi indugi e senza anche dilungarmi troppo, volevo solo ricordare che oggi è una meravigliosa giornata per l'Italia, visto che ricorre il 76esimo anniversario dall'insurrezione programmata CLNAI, per cui finalmente si diede il via, o meglio, si diede conclusione al lungo processo della liberazione nazionale tramite anche la resistenza. A tal proposito volevo solo ricordare che un monumento abruzzese, ovvero Gilberto Malvestuto, 8 giorni fa è divenuto centenario ed è l'ultimo ufficiale ancora in vita della storica e famosissima Brigata Maiella. Detto questo, e con il cuore che puzza gioia da tutte le parti, per ecco, ma oggi che giorno sarebbe? Nel senso che è la festa della liberazione. No, il giorno, il mese e l'anno. 25 aprile nel 45, quindi 76 anni fa, c'è stata la chiamata all'insurrezione, da cui anche, perdonerete il piccolo gioco di parole, di arrendersi o pierire, che era il motto con cui venne lanciata questa arrendersi o perire, diciamoci. E chiudo qui. Ci dobbiamo mettere d'accordo prima che le battute non si spiegano perché fanno meno ridere, e soprattutto che giorno era, perché essendo questo un podcast magari uno se lo guarda il 5 di maggio e non capisce che giorno era oggi. No, ma va. 5 maggio è un altro anniversario meraviglioso, ma quello è sportivamente parlando, lasciamo perdere. Comunque va bene, perché in questo mondo così nuovo, così decentralizzato, con l'informatica che ci aiuta, è possibile, attraverso i podcast, i film, le trasmissioni, quant'altro trovato in rete, è possibile vivere le giornate speciali e particolari tutti i giorni della propria vita, quindi siamo sempre fuori sync. Invece uno che vorremmo evitare che sia fuori sync dal nostro mood un po' ridanciano, un po' leggero, un po' così, è il nostro ospite della prossima puntata, che sarà la 48esima globale, la 16esima della seconda stagione. Lo vedete lì che ci scruta con un po' di attenzione, pensando dove mi avete portato. È un nostro caro amico. Benvenuto a Jörg Grunert, benvenuto. Noi qui partiamo dal basso, poi magari riusciamo a evolverci, però cominciamo sempre dalle cose più semplici. Ciao Jörg. Ciao a tutti. Ciao. Allora Jörg, tu fai sostanzialmente parte a questo punto di un trittico germanico, ovvero abbiamo cominciato con Berlino, poi l'Austria, e poi te che sei un tedesco che vive da tantissimo tempo in Italia, e ti chiederemo perché, per come e per cosa in trasmissione, ma ti lasciamo presentarti al pubblico, così per invitarlo a sentire il podcast e a vedere magari la diretta. Ok, ciao, io sono Jörg, guten Abend, ich bin der Jörg. Sono tedesco e sto aspettando ancora, vivendo in Italia, che un giorno
cioè l'Europa si sveglia e cioè che gli europei poi arrivano a avere un passaporto europeo, che mi sembra una cosa fondamentale. E ormai vivo da tantissimi anni in Italia, praticamente potrei avere senza problemi la cittadinanza italiana, ma non l'ho mai chiesta, cioè una cittadinanza mi basta e avanza. Però essendo in Europa penso che sia utile di avere anche un passaporto europeo, e soprattutto perché uno poi ha la residenza da una parte e quindi senza grandi cose burocratiche, amministrative, e semplicemente uno viene incluso per ciò che è, o semplicemente una persona europea residente in Europa, punto e basta. Due cose su ciò che ho sentito prima. Oggi, il 25 aprile, sono stato in piazza con la mia compagna perché sono anche associato onorario dell'ANPI della provincia di Pescara per i nostri impegni rispetto, diciamo, alla resistenza, diciamo, all'antifascismo italiano. Soprattutto con progetti artistici e culturali, soprattutto con le scuole superiori e all'università, e quindi devo dire che si vede dietro a me, sono un artista, sono scultore, e sono arrivato in Italia nell'89 perché ho frequentato e conclusa l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Quindi sono arrivato nell'89 e il percorso si è concluso nel 93. Poi sono stato un po' in Italia, un po' in Germania, e poi ho incontrato la compagna della mia vita che praticamente la quale alla fine abbiamo cominciato a lavorare insieme, qui in Abruzzo, in Italia, o vivendo in Abruzzo. Poi vabbè, il nostro lavoro artistico naturalmente, o per fortuna, ci porta un po' da tutte le parti. Poi di questo ne parleremo, ti chiederemo soprattutto delle esperienze più strane, più importanti, quelle più lontane, quelle più difficili del tuo lavoro. Come presentazione di puntata mi sembra che abbiamo fatto abbastanza, vero Raffaele? Volevo dire ancora un'altra cosa, rispetto alla liberazione, quindi ho voluto dire proprio che faccio parte di questo tessuto dell'ANPI. E un'altra cosa è molto importante, perché è stata nominata Milva. Allora, Milva è forse, dopo la seconda guerra mondiale, la miglior attrice, che ha rappresentato Bertolt Brecht nel mondo. Ciò che ha fatto Giorgio Strehla col Piccolo di Milano per la diffusione dell'opera di Bertolt Brecht nel mondo, non solo in Italia, è stato formidabile, e Milva è stato sicuramente una delle più grandi interpreti dei personaggi forti femminili, dell'opera di Brecht. E quindi come possiamo già vedere, tutto ritorna, tutto il mondo è collegato, diciamo è un unicum, quindi cercheremo anche in trasmissione di portare avanti questo tipo di discorso, di grandi collegamenti, anche piccoli, ma che comunque ci coinvolgono tutti. Per cui 29 aprile, 48esima puntata, la 16ª della seconda stagione. Alle ore, Piero? Saranno le 18:30 come sempre, orario di Londra, Dublino e Lisbona, 19:30 per Madrid, Parigi, Berlino, Vienna e Roma, 20:30 per tutto ciò che sta da Atene a relativamente poco più in là,
Mentre invece se siete soci del probabilmente più misconosciuto circolo dell'AMPI che possa esistere al mondo, ovvero quello che si trova a Partizansk nel Primorsky in Russia, mi raccomando, alle 3:30 del mattino subito tutti quanti su YouTube, perché so che sono così. La fila per vederci. Perfetto. Allora, questa era la preview di Una vita da lontano live in podcast, 16ª puntata. Come sempre, iscrivetevi ai nostri canali, cliccate sulle campanelle, cliccate sul like e commentate. Noi ci sentiamo per la diretta giovedì e poi ovviamente quando volete sui nostri podcast e sul canale YouTube. Ciao!